Tra le più gravi perdite dell'arte antica figura senza dubbio la scomparsa di gran parte delle pitture e degli affreschi in cui i greci eccellevano. Li conosciamo attraverso racconti indiretti, testimonianze frammentarie come quelle di Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia o di Pausania o di Strabone. Fanno rabbrividire rispetto a quello che possiamo immaginare sia andato perso per sempre. I pittori greci erano in grado di ingannare addirittura con effetti a 3D. Ci sono racconti che descrivono uccelli che provano ad afferrare grappoli d'uva dipinti così realisticamente da ingannare anche la natura. Tutta quest'arte, al di là delle descrizioni delle poche fonti superstiti, la conosciamo indirettamente attraverso testimonianze figurate, che sono grandi opere ma dell'artigianato, non della grande arte. Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara custodisce uno degli scrigni più importanti anche da questo punto di vista, grazie alle migliaia di vasi attici integri o in frammenti e di dimensioni cospicue come questi grandi crateri che per le loro dimensioni consentono di avere una lontana idea di quello che dovevano essere le grandi pitture perse per sempre. Chiaramente i colori sono quelli piatti della ceramica attica, quella più antica a figure nere, quella più recente a figure rosse. Non potremo mai recuperare la policromia o dettagli e sfumature. Polignoto all'inizio del V secolo era riuscito ad imprimere nei suoi personaggi il pathos, a fargli dischiudere la bocca mostrando addirittura i denti, un particolare che viene notato dai critici del tempo, ad infondere naturalezza, a creare dei paesaggi e delle sovrapposizioni fra i personaggi. Un altro aspetto interessante di questo discorso è legato al linguaggio che queste pitture consentivano di esprimere, che non è mai un linguaggio così, insomma, per soltanto intrattenere il pubblico che le osservava. Come nelle grandi cattedrali si volevano raccontare storie ad un pubblico prevalentemente analfabeta ed erano storie collegate al mito, al patrimonio mitico, all'immaginario dei greci, ma anche alla storia contemporanea reinterpretata attraverso il mito. La saga dei Sette contro Tebe è fra le realtà maggiormente evocate all'inizio del V secolo per richiamare lo scontro fratricida contro, diciamo che divideva i greci e che li unì contro i persiani, lo scontro fratricida di Eteocle contro Polinice, che è una sorta di metafora delle contese che separavano le città greche del tempo, unite finalmente contro il barbaro persiano. Un altro mito che evocava lo stesso orizzonte della libertà riconquistata è quello della gigantomachia. I greci percepiscono se stessi come gli dei dell'Olimpo che con l'aiuto di un uomo diventato semidio, Eracle, riescono a contrastare i giganti che volevano conquistare l'Olimpo. I figli di Gea, che combattevano soltanto con delle pietre colossali, ambiscono per la loro forza, le loro dimensioni sovraumane, a contendere il potere agli dei dell'Olimpo di un'altra generazione. E qui vediamo una delle diverse gigantomachie che sono state restituite dalle sabbie di Spina. Risale al 460-450 a.C. ed è attribuita al pittore dei Niobidi o alla sua cerchia. È stata rinvenuta in una delle migliaia di tombe della necropoli di Valle Treba e qui sul suo lato principale vediamo raffigurato l'unico essere umano che partecipa a questa contesa, Eracle. Un oracolo aveva detto che gli dei dell'Olimpo avrebbero potuto sconfiggere i giganti solo grazie all'aiuto di un uomo e quest'uomo era
Eracle, che meritò non solo per le sue 12 fatiche, ma per l'aiuto dato agli dei dell'Olimpo, quell'unione con loro, tra gli dei, la vita eterna, la giovinezza eterna e la compagnia della giovinetta Ebe, un premio dopo tutte le fatiche che avevano caratterizzato la sua esistenza. Qui è con il suo celebre arco che sta scagliando una freccia contro forse il capo dei giganti, Porfirion, qui ormai atterrato, aggredito anche da Atena, la dea che protegge e segue in tutte le sue peripezie Eracle, che lo sta anch'essa trafiggendo, i serpenti della sua egida lo mordono e dal cielo cade uno dei fulmini scagliati da Zeus. E così lungo il seguito del vaso ognuno degli altri dei dell'Olimpo contrasta un gigante. Abbiamo Ares, Efesto, Ecate, Era, insomma non ne manca nessuno, nemmeno Dioniso, Apollo, Artemide si sottraggono a questo scontro. Ma in un altro vaso lo vediamo raccontato con un linguaggio leggermente diverso. Sono passati fra i 10 e i 20 anni, siamo intorno al 440-430 a.C. Questo cratere a Calice, attribuito al pittore di Polignoto, ad un gruppo a lui vicino, al pittore dei satiri villosi, rappresenta la stessa scena ma occupando tutta l'ampiezza del corpo del cratere, creando quindi una sovrapposizione fra i personaggi, proprio nello stile dell'arte e delle megalografie dell'inizio del secolo. Siamo in un cratere recuperato sempre a spina, ma purtroppo senza il contesto, è un recupero della Guardia di Finanza e tuttavia siamo di fronte ad un'opera integra come poche altre e qui quello che colpisce e colpì l'attenzione dei primi interpreti è in questo spicchio di luna che appare nel cielo accanto alla quadriga guidata da Nike, la dea della vittoria, quella che coronerà di successo l'impresa degli dei dell'Olimpo e di Eracle. Sembra che sia un riferimento al mito che voleva che la luna e il sole fossero stati eclissati per impedire a Gea, la dea della terra madre dei giganti, di aiutarli con un farmaco. Questa oscurità impedisce quindi di aiutare i giganti che soccombono grazie appunto anche all'aiuto di Eracle. E il loro trionfo è quello dell'uomo che diventerà Dio grazie a questa impresa, il protagonista di questi vasi. E qui il tutto viene raccontato tramite ispirazione diretta alle raffigurazioni di questo mito fatte da Fidia nel Partenone sullo scudo della grande Atena, cui probabilmente si ispira quest'opera e da qui ricaviamo la cronologia di questo vaso. Cosa c'è dietro questi miti? L'ho già detto, c'è la volontà di richiamare la capacità degli uomini di primeggiare sulla brutalità dei giganti, c'è un riferimento agli eventi della storia contemporanea, in particolare a quelli che riguardano i persiani, ma questo mito è stato utilizzato probabilmente anche come metafora di altri barbari, gli Etruschi, che alla pari dei persiani dovevano essere sembrati ai greci dei giganti da sconfiggere e questo secondo alcuni giustifica lo spostamento del luogo della battaglia fra gli dei dell'Olimpo con i giganti dall'area ai piedi del Monte Olimpo, la piana di Flegra, nei campi flegrei in Campania, caratterizzati da acque sulfuree che dovevano ricordare i giganti fulminati da appunto il fulmine di Zeus. Sono i fenomeni tellurici che caratterizzano i campi flegrei e che lasciano l'idea di giganti imprigionati al di sotto della terra, ma forse anche un'allusione a quella grande battaglia che a Cuma si svolge nel 524 a.C. e che vede primeggiare quasi fosse un dio Aristodemo, destinato a divenire tiranno come Eracle. L'uso ideologico della gigantomachia potrebbe quindi avere avuto una localizzazione in Occidente ed essere stato applicato non solo a barbari come i giganti e i persiani, ma anche a
dei giganti come gli Etruschi, o almeno agli occhi dei Greci così dovevano apparire, forse anche in virtù di quella discendenza presunta dai Pelasgi che per la loro capacità di costruire grandi murature in opera poligonali avevano assunto quasi la parvenza di esseri più simili agli dei che agli uomini, esseri divini, e i Tirreni, essendo i discendenti dei giganti, potevano favorire nel mito e nell'ideologia questa assimilazione. Questo e molte altre cose, vasi come questi ce lo raccontano, imprimendo in questo piccolo spazio la grande arte altrimenti destinata a scomparire e raccontando la grande storia, ricordando sempre che qui dentro si miscelava l'acqua con il vino per servirlo durante il simposio, e durante il simposio questi racconti dovevano essere cantati, accompagnati da una bella musica e dai piaceri dello stare insieme.